Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti, bentornati sul mio canale da Michele. Ormai è un disco registrato perché siamo sempre al 1 di gennaio di questo nuovo anno, il 2022, e questo è un altro video. Poi dovrò ancora farvi quello del Titanic e quest'altro qua. Vi do un'anteprima, un attimo solo. Questo che è uscito anche in edicola, se siete interessati. Io me lo ricordo questo cartone animato, anche se era un po' già grandicello. Comunque andiamo adesso a parlare di questo mostro di macchina, la Bugatti Veyron 16.4 Supersport, la macchina più veloce, oltre i 430 km/h, se ricordo bene. Questa prima uscita costa 50 centesimi, io ve la consiglio se non fosse anche altro, perché a parte per gli stemmi Bugatti, la mascherina, ma guardate il cacciavite, un cacciavite così almeno 50 centesimi lo pagherete, no? Quindi ve lo consiglio, andate a acquistarlo. Allora andiamo a vedere un po'. È della De Agostini, è in scala 1:8, la carrozzeria che è in finto carbonio però è in metallo, sembra carbonio come quella vera ma è in metallo. Andiamo a vedere un po'. Io vi faccio vedere anche il retro della prima uscita e poi andiamo a vedere nel dettaglio cosa è contenuto. Andiamo a vedere cosa è contenuto in questo primo fascicolo. Vediamo questa locandina. Qui c'è ordina subito e non perdere nemmeno un numero per costruire la tua Bugatti Veyron. Con il primo invio componenti dei fari anteriori e del cofano, più fascicolo a soli 4,99 invece di 10,99 €. E con il secondo invio componenti della ruota sinistra più fascicolo. Allora, questo per chi si abbona. Poi parleremo anche dell'offerta premium. Allora, per chi si abbona riceve la tazza esclusiva, un modellino della Bugatti Veyron in scala 1:43. Certo ragazzi, ma non potete metterla 1:18 almeno, mi riferisco alla scala della macchina. La De Agostini potrebbe metterci anche un modellino in scala 1:18. Comunque dai, il portachiavi personalizzato, i raccoglitori per i fascicoli. Questa è la modalità per abbonarsi. Poi se volete invece potete fare, sempre dopo aver fatto il pagamento PayPal, sottoscrivere anche l'abbonamento premium e a partire dal quarto numero, cioè fino al numero 3 pagate quella cifra, dal quarto numero ai 10,99 € per ogni fascicolo dovete aggiungere €1 in più e vi danno la teca più la basetta. Andiamo a vedere se ci dicono come è fatta, di che materiale è fatto la basetta. No, non riesco qua a vederlo, poi magari lo troverò più avanti. Stavo cercando di trovare in che materiale era fatto questo, ma non c'è scritto. Questo è chiaramente plexiglass trasparente, coperto anche sopra, e le dimensioni reali sono 73 cm di larghezza. Questo è per chi sottoscrive l'abbonamento premium. Allora, andiamo a vedere. Questa è la scheda tecnica dell'auto vera, 1200 cavalli ragazzi. Questo che potete vedere è il pilota ufficiale di questa macchina pazzesca. Allora, questo invece è il modellino che
per chi deciderà di costruire, riceverà a casa, quindi non è la macchina vera, perché è fatto molto bene, almeno nelle foto risulta molto bello. Alettone posteriore estraibile, motore rifinito nei minimi dettagli. Ecco, qui apro e chiudo una parentesi, ma non per essere polemico, ma mi viene spontaneo dirlo. Visto che il motore si vede poi il coperchio, punterie, i filtri, la vaschetta dell'acqua, ma alla fine non capisco dove sono tutti questi dettagli, insomma, c'è poco da dettagliare nel motore. Comunque, dai, abitacolo riprodotto in ogni particolare, l'estetica è questa, pannelli della carrozzeria in metallo, come vi ho detto simil carbonio, ma questi sono ovviamente in metallo, portiere, cofano, ruote, sterzo e luci perfettamente funzionanti. Questo è il modello visto dall'alto. Io vi consiglio di prenderla almeno la prima uscita. Certo è un modello, secondo me, per chi ama questa macchina. Io molto onestamente non la amo, non mi piace esteticamente. È soggettivo, ci mancherebbe. E quindi non credo assolutamente che farò questa macchina, per quello che vi ho appena detto. La sua misura del modello finito è 56 cm e per capirci, ragazzi, questa è la dimensione reale, che io non riesco a farvi vedere bene, nel senso che a darvi proprio la grandezza, però prendete il metro, lo mettete a 56 cm e vedete subito quanto viene grande. I sedili sono ribaltabili, le portiere si aprono, beh, meno male. Il pannello posteriore si apre per poter ammirare il motore V16, il volante e lo sterzo sono funzionanti, beh, almeno questo, ragazzi. I pannelli della carrozzeria abbiamo detto sono in metallo, il cofano si apre, le luci degli stop sono attive e i fari si illuminano. E queste sono le misure del modello finito. Ok. Cosa importante? La tua collezione si compone di 120 uscite e questi sono i prezzi. Quindi sono 120, ragazzi, non sono pochi, Qui ci vanno almeno 1300 euro. Se fate anche la base premium, 1400 euro ci vogliono tutti. Andiamo a levare questo e andiamo a vedere adesso i contenuti di questa prima uscita e il montaggio di questi primi elementi. Questa è plastica, paraurto anteriore, sto guardando le finiture. Non credo che sia verniciata questa plastica, è un ABS abbastanza traslucido, non è male come impatto questo. Questo invece è metallo. Allora, verniciato è verniciato bene, però ecco, non riuscirò forse a farvelo vedere, ma forse sì. Qua è stato catturato, sono stati catturati addirittura 2 fili di tessuto, non lo so, forse riuscite anche a vederli, e quindi qua la verniciatura fa già difetto. Ecco, queste sono le cose che mi danno veramente fastidio. Cioè, costassero 100 euro, che già con tutto rispetto sono 100 euro, ma ragazzi, ma parliamo di 1300-1400 euro che si paghino a rate, ma comunque sono soldi. Ma possibile che non c'è un controllo qualità? Sì, sostituite pezzi, per carità, ma fatelo un controllo qualità a cribio, ragazzi, dai. Non è possibile, evidentemente si guadagna già così tanto che non ve ne importa, però non è così che si fa con le persone. Non è così che si fa, è sbagliato, secondo me è sbagliato. Proprio come politica è sbagliato. Vabbè, dai, mi arrabbio, tanto non è che risolvo niente, chi sono?
Allora, dai ragazzi, non è possibile una cosa del genere. E Iron Man e sì, ti sostituiscono i pezzi, però lasciamo perdere. Allora, andiamo a vedere, dai. Poi alla fine vi farò vedere il fascicolo tutto completo dentro per chi è interessato a leggerne anche i contenuti e non soltanto a guardarne le immagini. Andiamo subito a vedere le fasi del montaggio di questa prima uscita. Come vi ho già detto, io non la farò perché è un modello che non mi affascina per le doti chiaramente motoristiche, sì, ma esteticamente non mi affascina. È ovvio che per la velocità che riesce a raggiungere, questo è il modello, il CX, insomma è la forma che deve avere probabilmente questa macchina per poter essere attaccata bene al suolo. Non lo so, ho detto delle cose che magari sono anche non giuste, però non riuscivo a dire altro in merito al fatto che non riesco a farmela piacere esteticamente. Allora, andiamo a vedere. Qua vi ci dice: incastra la griglia del radiatore sui perni della cornice esterna. Andiamo a perdere la cornice esterna, comunque è tutto plastica, l'unico pezzo di metallo è questo. E abbiamo poi la scritta Bugatti, fatta molto bene, lo stemma ovale. Sto cercando di mettere a fuoco l'immagine per farvela vedere bene, ma non ce la faccio. Niente da fare, non ce la faccio a mettere a fuoco. Va bene, niente da fare. Allora, poi due serie di viti, una e due. Eccole qui. Andiamo quindi a prendere la griglia, posizioniamola come in figura, questa la mettiamo così, questo lo mettiamo così, ok, ok, ancora niente. Abbiamo i fori ma non riesco a inserirlo. Per inserirlo, ragazzi, vi do questo consiglio: prendete questo, perché potreste trovarlo più stretto, questo foro qui, lo inserite qui, fate fare questo lavoro qui e poi lo girate, perfetto, e lo fate entrare nella sede. Ok, a questo punto prendiamo il paraurto metallico, questo lo mettiamo così e andiamo a fissarlo con due viti contrassegnate PS04. Ecco qui. È molto sottile questo cacciavite, va giusto bene per queste viti, è stato fatto apposta. Ok, ne puntiamo una e poi andiamo a mettere l'altra e poi stringiamo tutto alla fine, perché controlliamo. Fate attenzione solo che sia imbattuta, vedete, questo può essere storto, lo mandate contro, così siete sicuri di prendere il foro dedicato alla vite. A questo punto stringete e stringete anche di qua. Ok, questo l'abbiamo fatto, vediamo pagina, andiamo a prendere
la parte bassa del paraurto come in figura, e ci dice di metterla così. Facciamo che prendere subito una vite DS03, così non fatichiamo a tenerlo in posizione, ci penserà lei stessa a farlo. Anche qui vi danno una vite in più, se ne servono 2 ve ne danno 3, se ve ne servono 3 ve ne danno 4, una in più sempre per eventualmente dovesse rompersi di ricambio. Allora andiamo a mettere questo pezzo, inseriamo questi 2 fori qui, 1 e 2, all'interno di questi contrassegnati con la vernice nera, ecco, 1 e 2, vedete, così. Quest'altro lo mettiamo all'interno qua e mettiamo una vite subito. Voi sapete che Michele, quando c'è da evitare una vite sul metallo che tiene un pezzo di plastica, prima filetta il metallo con un po' di grasso. Non le avvita mai così perché sono molto dure già dall'inizio, e io non capisco poi se arrivato in battuta o rischio di spaccare la plastica se stringo troppo. Ricordatelo, adesso in questo tutorial ho da montare solo queste 2 viti e faccio così, ma ricordatevi che per chi mi segue e guarda i miei video sa che è molto importante fare questo che vi ho appena detto, cioè filettarvi la sede delle viti dentro il metallo. Ok, va bene, non voleva entrare, facciamo così e vediamo se non entra. Ecco qua, 1 e 2. Poi andiamo a metterci lo stemma Bugatti nel fuori del pannello interno alla calandra. State attenti soltanto che non danneggiate la griglia della calandra, quindi inserite e per spingere mettete anche le dita dietro e poi fate forza così siete sicuri che insomma non dovrebbe procurarsi alcun possibile danno. Uno. Fate attenzione a inserirlo, ragazzi, perché non è così facile, i buchi sono abbastanza, non so se dire giusti o troppo stretti. Guardatelo da dietro così capite meglio se lo inserite. Ok, ecco qua. Perfetto. Voilà, abbiamo finito il primo assemblaggio. È molto grande, è ovvio che è molto grande. Ripeto, per chi ama questo modello io ve lo consiglio, perché è sicuramente un bel pezzo da tenere in casa. Adesso, ragazzi, Michele vi saluta, perché per chi non fosse interessato dà la possibilità, no, ho sbagliato, nel senso che chi non fosse interessato è chiaro che adesso termina il video qui per lui, e vi saluto chiedendovi anche che se vi piacciono i contenuti dei miei video, magari se potete iscrivervi al canale, sempre che siate interessati ovviamente, e di attivare la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video. Guardate la playlist, ragazzi, che ogni video lo potete trovare lì, e
Ogni video è sottotitolato in 26 lingue per consentire a chiunque sia interessato nel guardare i miei video anche di comprenderne i contenuti verbali, non soltanto quelli visivi. Adesso, che è quello che stavo dicendo prima e ho sbagliato, procederò con la seconda fase del video, dove faccio vedere l'interno del fascicolo alle persone che magari sono interessate anche alla lettura della storia di questo primo fascicolo e della macchina, e non soltanto quel tipo di macchina, ma vedete, questa per esempio è un'altra macchina che è bellissima, me la ricordo, la EB110. Allora, andiamo avanti, chi ha desiderio può leggere. Questa è la prima pagina dei servizi e dei numeri utili. Ecco, vedete, questi sono i valori aggiunti, la storia della Bugatti. Perché non è che le cose nascono così, lo sapete benissimo. C'è sempre una storia, un'evoluzione. E per chi ama questi modelli non può non venirne catturato e non può non essere interessato anche a leggere i contenuti della storia. Perché se una cosa vi piace davvero tanto, non potete farne a meno e vi innamorate poi. Perché la storia vi lega molto di più agli oggetti e alle cose, ve lo garantisco. Solo un piccolo appunto. Questo è un modellino che io ho in scala 1:18 della CMC, ne ho tra CMC e Xoto ne ho circa 50 di modelli e che poi metterò anche sul canale. Qualche modello in scala 1:18 della CMC c'è già sul canale, basta andare, come vi dicevo prima, nella playlist. Questo è quello che abbiamo fatto prima, quindi scorriamo velocemente. Questo idem. E abbiamo finito. Ecco qua ragazzi. A questo punto abbiamo finito. Michele vi saluta. Sto cercando di mettere un'immagine ferma. Michele vi saluta. Vi ringrazia sempre del vostro tempo. Vi dà appuntamento al prossimo video. Spero di riuscire a fare quello del Titanic. Vi anticipo già che non farò neanche quello. Non amo molto le navi. Quella sicuramente, il Titanic ha una storia triste, sono morte più di 1500 persone, lo sapete, però è una nave che alla fine sarà lunga 134 centimetri, quindi 1,34 m è veramente tanto, e non potrebbe essere di meno perché in scala 1:200. Comunque ragazzi, scusatemi se sono andato fuori dal discorso Bugatti, ma Michele è anche questo, vi chiedo di accettare le persone per come sono, se vi piacciono, e di cercare di migliorarle, per carità, con i vostri consigli ragazzi, come molti di voi già mi hanno consigliato di fare e di cambiare diverse cose nei miei video, e io vi ringrazio con tutto il mio cuore.
Auguro a voi e a tutti i vostri cari più cari che mi avete seguito anche fino a qui nuovamente un sereno anno nuovo, e mi raccomando, se avete intenzione di seguirmi e vi piacciono i contenuti dei video, lasciamo perdere le qualità, perché lasciano a desiderare. Michele non è capace a fare i video, ma se vi piacciono i contenuti e vi possono essere d'aiuto, vi chiedo se potete iscrivervi al canale e di attivare la campanella. Ciao ragazzi, un abbraccio a tutti, al prossimo video, ciao!